Benvenuti su Culture and Education. In questo video vi portiamo nel cuore della Valtellina, a Teglio, per scoprire un gioiello del Rinascimento lombardo, una piccola reggia nelle Alpi, che racchiude secoli di arte, storia e cultura. Palazzo Besta. Questo non è solo un edificio, ma una macchina del tempo, che ci trasporterà tra poemi cavallereschi, miti della creazione e misteriose stele preistoriche. Siete pronti a varcare la sua soglia? Edificato a partire dalla seconda metà del 400 per volere di Azzo I Besta, inglobando strutture preesistenti che risalgono addirittura al XIV secolo, il palazzo ha assunto la sua forma attuale tra il 1490 e il 1508. La sua facciata, elegante e imponente, è divisa da un'alta fascia decorata a losanghe e ci accoglie con un magnifico portale in pietra. Ma è varcando questa soglia che si svela il vero cuore del palazzo, un cortile quadrato, circondato da due ordini di logge sorrette da colonne. Immaginate di essere qui nel Cinquecento, quando il figlio di Azzo I, Azzo II e sua moglie Agnese Quadrio trasformarono questo luogo in una vivace corte rinascimentale, frequentata da artisti, letterati e filosofi. Lo sguardo corre subito verso l'alto, al loggiato superiore, dove le pareti sono interamente affrescate a monocromo con le storie dell'Eneide, un ciclo pittorico che si sviluppa come un nastro continuo, senza interruzioni. Saliamo al primo piano ed entriamo nel salone d'onore, l'ambiente più vasto e celebrativo del palazzo. Qui le pareti prendono vita con 21 episodi tratti dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il ciclo attribuito al pittore bresciano Vincenzo de Barberis e alla sua bottega intorno al 1540 non è una semplice narrazione. I riquadri, a volte non in ordine cronologico, sono commentati da motti latini tratti dagli Adagia di Erasmo da Rotterdam. Questa combinazione trasforma il racconto in un complesso discorso morale, un'esortazione alla virtù, una condanna del vizio e una riflessione sull'elevazione spirituale. L'affresco più celebre è senza dubbio l'ultimo, Astolfo che vola verso la luna, accompagnato da San Giovanni, per recuperare il senno perduto di Orlando. La fonte iconografica per questa scena è stata identificata in un'incisione di un'edizione del poema stampata a Venezia nel 1542, dettaglio che ci aiuta a datare con precisione la realizzazione di queste opere. Accanto al salone troviamo un'altra sala straordinaria, la Sala della Creazione. Il suo soffitto è un capolavoro che intreccia teologia, cartografia e astronomia. 7 riquadri narrano le storie della Genesi, mentre nelle 12 lunette sono rappresentate le vicende dei progenitori e di Noè. Un dettaglio rivela la complessità culturale del tempo. Nel cielo pittorico manca la rappresentazione diretta di Dio. Questa scelta riflette probabilmente il delicato equilibrio tra la cultura cattolica e quella protestante, dato che l'opera fu probabilmente realizzata dopo il matrimonio, 1576, di Carlo I Besta con Anna Travers, di fede riformata. Ma non è tutto. Sulla stessa volta, a testimonianza degli interessi scientifici della famiglia Besta, troviamo un magnifico planisfero palliforme che descrive il mondo conosciuto alla metà del Cinquecento. Accanto sono raffigurati l'emisfero boreale e quello australe, con i segni dello zodiaco e le costellazioni, unendo così il racconto sacro alla conoscenza del cosmo.
Scendiamo ora al piano terra, dove facciamo un salto indietro nel tempo di millenni. Qui è ospitato l'Antiquarium Tellinum, una raccolta di stele preistoriche incise risalenti all'età del rame, cioè al terzo millennio a.C. Queste pietre, rinvenute nel territorio di Teglio a partire dal 1940, sono una finestra su un mondo arcaico e simbolico. Molte presentano incisioni legate alla caccia, come dischi solari e figure di cervidi. Ma tra tutte, una cattura l'attenzione. Una stele con incisa una figura femminile, interpretata come una rappresentazione della Dea Madre, un'antica immagine legata alla fertilità e alla vita. Trovarsi di fronte a questa testimonianza, nel seminterrato di un palazzo rinascimentale, è un'emozione profonda, un ponte che collega epoche e culture lontanissime. Palazzo Vesta è una narrazione stratificata, dalle radici preistoriche della Dea Madre, passando per l'epica classica e cavalleresca, fino alle complesse discussioni teologiche e scientifiche del Rinascimento. Dopo essere rimasto alla famiglia Vesta fino al 1726, passò a Pietro Morelli, che ne modificò parzialmente l'aspetto. Furono costruite le due stue, denominate anche sale d'inverno, fu decorato il soffitto del salone d'onore e furono inseriti gli stemmi della famiglia Morelli in alcuni ambienti del palazzo. Nel 1879, dopo il passaggio della proprietà alla famiglia Parravicini, il complesso fu smembrato e ridotto a casa colonica. Nel 1913, quando lo Stato lo acquistò per iniziativa dell'architetto Luigi Perrone, l'edificio versava in rovina. Fu proprio grazie all'iniziativa di Perrone che furono avviati i radicali lavori di restauro. Il museo fu aperto al pubblico nel 1927. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima avventura su Culture and Education.